Buongiorno Growers, oggi siamo qui con un ospite speciale, Marco di Lumatech, ancora, anche se è sempre un piacere averti qui Marco ovviamente. Anche Grazie perché, a voi, piacere mio poter tornare. Anche perché ci sono un po' di novità, penso che oggi ci illustrerai, e poi faccio un po' uno spoiler, faremo un po' un video tecnico, perché i LED richiedono un po' di tecnicismi per essere usati bene e secondo noi chi meglio di Lumatech poteva fugare ogni dubbio che i grower e noi abbiamo. Senz'altro, anzi, grazie ancora di questa possibilità di poter partecipare in questo canale sempre più popolare in Italia e non solo. Come dicevi tu, l'utilizzo LED sta crescendo a dismisura, per noi questo è stato l'anno del record assoluto come Lumatech. Vediamo anche che i grower sono sempre più preparati a livello tecnico, Molto aumentano. più preparati. C'è, come è giusto che sia, no? Ci deve essere un po' questo lavoro anche da parte del grower per tenersi aggiornato e saper usare al meglio le tecnologie. Quindi anche noi stessi abbiamo ricevuto tantissime domande e alcune sono molto frequenti, quindi venga una possibilità. Tutti i dubbi oggi. Esattamente. Allora adesso pronti per la chiacchierata con Lumatech, ma prima la sigla. Bene Marco, direi che allora puoi iniziare magari a presentarci un po' le novità che ci sono state con i prodotti Lumatech, va bene? Certo, nel 2021 abbiamo lanciato tantissimi prodotti, sono quasi tutti usciti sul mercato, soprattutto le novità principali sono state le versioni migliorate degli Zeus e degli Attis, nonché i due prodotti della gamma Zeus da 1000 watt, l'Extreme PPF-D CO2 e la versione Zeus 1000 watt Pro. Questi sono usciti, sono già disponibili in distribuzione, mentre invece altri prodotti sono stati annunciati ma non sono ancora usciti, usciranno nel 2022. Sto parlando delle barre da 100 watt Pro che hanno un driver a parte, quindi sono usabili sia come luce supplementare, come luce supplementare sia in uno Zeus ma anche orizzontali nel caso. Luci laterali di rinforzo, diciamo, per anche. chi le volesse. Vengono vendute senza dimmer, il dimmer si vende a parte, poi ci sono le barre UVA UVB da 60 watt che invece sono plug and play, non regolabili ma possono essere messe in serie controllabili, e poi la nostra linea VF, Vertical Farming, sono delle barre da 30 watt, ovviamente questo è un prodotto non il più completo come spettro luminoso perché è pensato ovviamente per propagazioni, cloni, fase vegetativa, esattamente. Sono due modelli, uno da 90 watt 3 barre da 30 watt e uno da 120 watt 4 barre, e vengono alimentate da un driver apposta che può essere controllato da una centralina, e questo driver ha una potenza di 650 watt, per cui può alimentare 7 VF90 o 5 VF120 o anche le puoi mischiare a seconda della necessità. I cavi vengono inclusi dentro le cose, di modo che non ci sono altri accessori da cercare. Dopodiché c'è una sola versione dello Zeus che non abbiamo ancora lanciato sul mercato, che è quella 465 standard 2.6, anche lei è soggetta ai cambiamenti delle nuove linee Zeus, e queste sono diciamo quello che è rimasto dell'offerta 2021, che per i vari problemi logistici che purtroppo ancora un po' penalizzano la catena, prodotti che sono stati migliorati tendenzialmente per quanto riguarda la linea Zeus. I prodotti che sono già disponibili con un'efficienza migliorata verranno semplicemente sostituiti da quelli più performanti, mentre invece per quanto riguarda gli Attis ancora resteranno a catalogo per buona parte del 2022 o anche tutto il 2022, vedremo anche un po' la risposta del mercato. La versione degli Attis standard rimarrà comunque disponibile. Okay. Quindi novità 2021 ce le hai dette. Novità 2022 anche, o c'è ancora qualcosa da aggiungere? Se possiamo fare una piccola indiscrezione, un piccolo spoiler. Per il momento confermate che verranno annunciate nel 2022. C'è una nuova versione della nostra centralina di controllo che al momento si chiama Control Panel Plus, ancora non so come si chiamerà la nuova, ma nella nuova sarà una versione digitale un po' più accattivante di quella che abbiamo al momento, in cui si potranno controllare altri parametri. In questo momento si può controllare la temperatura e tutte le funzioni di accensione e spegnimento, effetto alba tramonto, incremento dell'intensità per punti percentuali dei dispositivi. Oltre a tutto questo si potrà controllare umidità, ventilazione,
sulla CO2 ancora non mi posso esprimere, non so se si riuscirà perché vedremo. stiamo cercando sempre ovviamente di contenere i costi. È una però centralina completa adesso. vuole essere una centralina molto più completa di quello che è al momento. Comunque è stata molto apprezzata anche la nostra Contemporanea Plus al momento, soprattutto perché si possono attaccare tantissime unità. Poi ci sarà una versione da 850 watt compatta di un indoor ad altissima efficienza. Questo è un po' va contro, diciamo, la nostra filosofia, più che andare contro, diciamo che la completa, perché il modello di disposizione delle barre siamo stati i pionieri, no, della presentazione in questo modo. Adesso una versione più compatta che diciamo che viene un po' ispirata dalla nostra gamma Greenhouse, che è stata lanciata anche questa nel 2021, che sono dei modelli compatti, ovviamente non Spectrum, non full spectrum, perché in Greenhouse non è quello che viene richiesto. Si è pensato di magari fare una proposta del genere, quindi quello potrebbe essere forse la novità più importante nel 2022. Non ho ancora indicazioni di quando potrebbe uscire, probabilmente parliamo di dopo l'estate. E oltre a quello, l'altra cosa che abbiamo confermata sono delle versioni dei prodotti diversi per il mercato commerciale Greenhouse, in cui stiamo crescendo molto. Stiamo crescendo tanto in Asia, stiamo crescendo nell'est europeo e anche in Europa centrale, oltre ovviamente a quello che succede negli Stati Uniti, in cui operiamo con la nostra marca sorella Photontech, per vari motivi, per cui non possiamo essere presenti come Lumatech nel mercato statunitense e canadese solo. Insomma, state comprendo, permettimi il gioco di parole, lo spettro dal lobbista al professionista indoor, e anche adesso le greenhouse stanno prendendo piede. Quindi. Esatto, quest'anno siamo cresciuti tantissimo sul nostro mercato in cui nasce Lumatech, cioè il mercato del cannabis a livello amatoriale, indoor, o diciamo quello che si conosce in inglese come hobby market. Poi quest'anno abbiamo fatto un'offerta, abbiamo presentato delle soluzioni per il mercato commerciale, sia indoor che greenhouse, e ha avuto una discreta accettazione. Ovviamente si tratta di un settore nuovo per noi, in cui insomma le regole del gioco sono molto diverse. Farete vedere la vostra professionalità anche in quel settore, secondo me. Siamo cresciuti anche molto, quello sì. Bene. Direi quindi di poter passare alla parte un po' succosa della chiacchierata con Marco e vedere un po' le domande che fanno a Lumatech, che fanno anche a noi, e cercare di dare delle risposte più esaurienti possibile. Bene Marco? Allora iniziamo. Quali diodi usate per i vostri LED? Qui penso che si riferiscono proprio alle marche, qualcosa di specifico sulla questa è una domanda delle più frequenti. I diodi che usiamo sono, per quanto riguarda i diodi bianchi, sono un 3030 HQ Lumileds Philips. Preferiamo dire Lumileds perché appunto Philips, la sua disposizione nel mercato è sempre stata una posizione un po' più discreta, quindi no. Lumileds, su 4000 Kelvin i bianchi, mentre invece per i rossi usiamo diodi Osram. Molti ci chiedono come mai non ci sono diodi far red nella nostra offerta. Li abbiamo inclusi al momento soltanto nella linea ATS Pro, e anche in quel caso sono far red Osram. Quindi è la combinazione di questi due. Quello che cambia nelle versioni Pro e nelle versioni standard sostanzialmente è la rispettiva le percentuali. La disposizione, la diffusione e le percentuali, che comunque sono disponibili sul nostro sito. Nella sezione prodotti ci sono le schede tecniche scaricabili in cui si vede esattamente tutte le caratteristiche di ogni prodotto. Perfetto. E ora, i LED sono impermeabili? Sì, i nostri LED, soprattutto le versioni migliorate, hanno la certificazione IP65. IP65 è una delle massime del mercato, dove il 6 indica che è resistente alla polvere, mentre il 5 è resistente all'acqua. Quindi l'unico modello che non era IP65 della nostra offerta sono gli ATI standard, sono un IP20. Questo è dovuto al fatto che il regolatore è inserito nell'alimentatore, nel driver, e per questo motivo l'IP non è il massimo, perché appunto molti mi chiedono: vuol dire che non va bene se lo uso con un umidificatore in uno spazio cultivo? No, è idoneo per la coltivazione indoor, ha un'impermeabilità minore ovviamente di rispetto alla 65. Però questo mi dicevi l'Attis. Questo è soltanto la linea Attis standard, mentre la 2.3 micromorpoli, mentre l'ATS Pro nuovi 200-300 sono IP65, dato che sono controllabili, vengono venduti con il dimmer uguale a quello dello Zeus. Il meccanismo di regolazione
esterno, il driver è completamente protetto sia dall'acqua che dalla polvere. Perfetto. Qui è una domanda sulle novità, perché che differenze ci sono tra i modelli Pro 2.7 e il Pro 2.9 e tra l'Attis Standard e l'Attis Pro, anche se qualcosa abbiamo già detto. Sì, però sempre bene ripeterlo, sostanzialmente i cambi principali interessano come vengono presentate le barre dei diodi, ovvero nelle versioni del 2020 le barre erano coperte da uno strato di acrilico trasparente, e questo strato è stato rimosso e sostituito per una colla in silicone che garantisce l'anticorrosione dei diodi, ne aumenta anche la vita utile, e soprattutto abbiamo notato che quella cappa di acrilico trasparente un attimino faceva diminuire l'efficienza di pochissimo, e poi soprattutto abbiamo pensato cosa succede molto spesso in un ambiente di coltivazione. È difficile, per quello che abbiamo visto, sebbene sia consigliato, però non è proprio una pratica comune quella di pulire le lampade, pulire i riflettori, quindi ci aspettavamo anche la stessa cosa con le barre di LED, tra cambiare tra un ciclo e l'altro, chi andava a pulire con un panno le barre, quindi in questo caso al togliere anche questa barra che col tempo probabilmente potrebbe sporcarsi di più rispetto alla colla in silicone, abbiamo deciso per questa presentazione, che comunque è anche quella che si è un po' imposta nel mercato, sono quasi tutte sia dalle quantum board a modelli LED più sofisticati, le barre di diodi vengono presentate in questo modo. Quindi il primo cambio è questo, il secondo è che abbiamo abbassato le barre laterali in alluminio viola, delle stesse più sottili. Sono un po' più basse, per cui questo non interferisce molto con l'angolo di distribuzione della luce che rimane a 120, però sì che fa sì che i livelli di PPFD totali siano un attimino migliori. Quello vedete che la differenza comunque si passa da un 2.7 a un 2.9 per gli Zeus Pro, da un 2.3 a un 2.6 per la linea standard, mentre invece per il modello da 300 watt si passa da un 2.3 a un 2.7. Perfetto. E la differenza, appunto, oltre a quello che abbiamo detto, è anche il fatto che gli ATS Pro si possono controllare, e inoltre, come vedevamo anche prima, negli angoli dell'ATS Pro abbiamo ottimizzato la riduzione dei livelli di PPFD, perché nel modello standard c'era questo pezzo ad angolo, plastica nera, che faceva cadere fa tuttora cadere un po' la distribuzione di luce negli angoli. L'abbiamo sostituita con una striscetta in plastica bianca molto più discreta, molto meno ingombrante, garantendo in questo modo una diffusione più omogenea. Sì, perfetto. E ora la domanda, visto che le bollette sono tutte in aumento, il consumo reale dei LED. Sì, il consumo reale, anche quello lo indichiamo nel catalogo o nelle specificazioni tecniche. In genere i valori differiscono di molto poco, per esempio nel caso del 1000 è un 1000 watt, poi il consumo è 1025, e così anche per gli altri. Pochino, insomma. Cambia in genere di molto poco, ma è tutto materiale che per chi vuole saperlo al dettaglio, appunto, reperibile sul sito. Qui gente che si vuole, probabilmente coltivatori che si vogliono upgradeare senza cambiare tutto. È possibile aggiungere le barre da 2.9 micromoli in uno Zeus 600 Pro da 2.7? È possibile farlo al contrario, nel senso che il driver del Zeus 2.9 è in grado di alimentare delle barre leggermente meno efficienti, ma al contrario no. Consigliamo in genere che questo venga fatto con un numero di barre di almeno 3. Ok. Quindi se uno poi si vuole aggiornare, vuole fare un upgrade, deve cambiare fondamentalmente il driver e quindi sì, la lampada. È una soluzione che probabilmente sarà molto poco considerabile, sì, diciamo. Prossima domanda invece è: come si può controllare uno Zeus con una centralina universale? Quindi penso si riferisca a non utilizzare il control panel Lumatec, ma un altro tipo di centralina per l'illuminazione. È possibile questo? Sì, è possibile. Abbiamo anche ideato un cavo apposta che permette di collegarli a tutte le centraline universali che abbiano un attacco RJ Ethernet 0,10 volt. Quindi abbiamo questo cavo, alcuni produttori lo offrono direttamente nel loro catalogo, noi abbiamo creato uno per semplificare, perché appunto c'è stato comunicato, abbiamo visto tanti esperimenti quest'anno, ci hanno inviato tante foto di cavi tagliati, collegati in modo un po' più artigianale,
per mantenere ovviamente il tutto il più sicuro possibile abbiamo creato questo. Poi le questo funzionalità comunque anche con una centralina universale rimangono le stesse del prodotto, dello Zeus. Certo, quello sì, poi ovviamente ci sono centraline al momento sul mercato che offrono una possibilità di controllo maggiore. Vabbè, ovvio. Sì, sì. Questa è una domanda che fanno anche su altre cose. Devo rimuovere le strisce di plastica dalle barre 2.9 prima di usarle? Questa è preoccupantemente una domanda molto frequente, ovviamente sì, nella versione 2.9 tutto quello che sono componenti plastiche mobili sono solo di protezione Infatti. della barra. E tra l'altro, più che altro il dubbio nasce dal fatto che questa plastica che protegge ha sopra una striscettina bianca che dice rimuovere prima di usare, quindi molti pensano che sia solo quella parte bianca da rimuovere, ok. è tutta la barra, ovviamente, perché sebbene le temperature che si raggiungono con i LED non sono molto alte, però ecco, non è per niente consigliabile avere un sottile strato di plastica così vicino ai diodi, potrebbe ovviamente risentirne per la temperatura. Qui qualcosa un po' sulla protezione che ci sta sempre. Se consigliate l'uso di occhiali protettivi in un'area di coltivazione con il LED al 100% di intensità. Sì, questo in generale diciamo che non è una cosa specifica dei LED, no? È più che altro un po' in un ambiente di coltivo L'intensità è alta. Quindi. Avevamo anche considerato di includere un'offerta di questo tipo nel nostro catalogo. Ovviamente non essendo una cosa che fa parte della nostra categoria di mercato, abbiamo valutato varie soluzioni, ci sono tante marche sul mercato che offrono una protezione diciamo particolare a seconda della tecnologia che viene usata. Noi appunto continuiamo a fare quello che stiamo facendo bene, non siamo usciti dai nostri binari, rimandiamo nel caso a queste marche per eventuali consigli più. Però sì, ovviamente consigliamo di avere un determinato tipo di protezioni, soprattutto quando le luci sono al 100%, perché i LED hanno raggiunto già un livello di efficienza luminosa Elevato. già con una 600 kps o anche una 250 kps comunque ci sono dei grossi pericoli. Poi quando si lavora si sta magari tante ore all'interno di uno spazio illuminato molto, quindi secondo me protezione agli occhi, protezioni individuali. Quello che posso dire magari di scegliere dei prodotti sempre certificati con delle certificazioni di protezione. Poi. Esatto, no, e riguardo a questo solo vorrei aggiungere una cosa: per quanto riguarda le barre UVA UVB esistono tanti prodotti sul mercato che già integrano UVA UVB dentro il LED. Stiamo parlando di uno spettro luminoso che può creare problemi di cancro alla pelle, problemi di salute considerevoli, quindi sì. quello invitiamo tutti i grower comunque ad informarsi, a dare le precauzioni necessarie, perché tanti le includono e appunto magari quando stai operando nell'ambiente di coltivo pensi che sia poco, quel poco ogni giorno, quel poco ogni settimana, comunque è esposizione che fai, insomma. Meglio proteggersi. Se il mio Attis non funziona più, molto raro secondo me, comunque può succedere, posso cambiare la parte che non funziona o devo cambiare tutto il dispositivo? Per quanto riguarda gli Attis è l'unico prodotto nostro della gamma LED in cui un determinato problema con il driver, con le barre comporta una sostituzione perché del prodotto. Il driver, l'alimentatore è usato come elemento di supporto, quindi non è removibile, cosa che invece succede con lo Zeus. Problemi che ci vengono riportati in genere malfunzionamento del regolatore, del dimmer o dell'alimentatore driver o una barra, che fortunatamente sono tutte parti sostituibili, quindi in quel caso si può semplicemente inviare la parte di sostituzione. Ricordo la vostra garanzia, le poche volte che ne ho avuto bisogno per dei clienti ha sempre funzionato alla grande, non sono mai stati problemi. Grazie mille, è tuttora una delle offerte più grandi del settore, 5 anni per la gamma LED, 3 anni per la gamma Attis. Per domande sugli Zeus, si possono collegare Zeus 600 Pro 2.7 e 2.9 nella stessa catena o cambiano i cavi daisy chain? Abbiamo avuto un cambio nel come fare le connessioni soltanto con gli Zeus distribuiti prima dell'ottobre 2020. In quel caso si nota perché nella barra è presente un cavo a forma di T per la connessione in serie
Quelli comunque si parla di molte poche unità, si possono mettere in serie con altri modelli sia di 2.7 che 2.9 con dei cavi apposta che stiamo inviando qualora ci siano dei casi di diciamo modelli vecchi 2.7, modelli nuovi 2.7. In quel caso abbiamo fatto dei cavi apposta che inviamo gratuitamente, però ovviamente si tratta in genere, se c'è un sistema, un ambiente di coltivazione di questo tipo, quello che consigliamo è di mettere tutte le versioni antiche con il sistema di connessione AT, e il cavo si chiama T-Junction da un lato, e poi le nuove tutte assieme, di modo che c'è un cavo che farebbe da ponte tra le vecchie e le nuove, o tra le nuove e le vecchie. Esatto, uno solo. Mentre invece se si sta parlando di 2.7 venduti nell'ultimo anno, diciamo, e 2.9 semplicemente è un daisy chain, che è quello che abbiamo a catalogo, Quindi nessun che si problema. usa anche per la PS Pro. Questo è interessante. Se ho 3 stanze di coltivazione in 3 momenti diversi, crescita delle piante ovviamente, e voglio controllare i LED con la control panel, quanti control panel mi servono? È quasi un problema di matematica esatto. elementare. Sì, ogni control panel ha 2 aree indipendenti con cui si possono mettere in serie 50 LED per area o 200 alimentatori HID per area. Quindi in questo caso la risposta è che servono 2. E l'unica cosa che bisogna anche tenere sotto controllo è la questione del wattaggio, della potenza. Non si possono mettere in serie i 465 con i 600 per esempio, o i 300 con i 465, ma devono essere tutti dello stesso wattaggio. Quindi supponendo che si parli di Stesso wattaggio, allora sarebbero 3 aree, quindi 2 control panel. Perché quindi un control panel permette di fare 2 aree separate. 2 aree separate, perfetto. E invece sul prodotto nuovo, come si collegano i LED delle linee al vertical farming? Anche I se un vertical po'. farming vengono direttamente con i loro cavi per metterli in serie, che è lo stesso cavo che nel caso si tratti di una sola unità, viene comunque alimentata dallo stesso driver 650, quindi diciamo che sarebbe più conveniente che fossero più dispositivi, insomma, più che altro a livello di prezzo per unità, però il cavo è lo stesso, che può essere messo tra un VF90 e un altro, un VF120, o direttamente al driver, vengono direttamente inclusi, per cui non c'è bisogno di accessori extra. Qui ci spostiamo un po', quindi iniziamo a introdurre anche altri aspetti della coltivazione, non solo l'illuminazione. Ovvero come dimensionare l'areazione in base al LED scelto. Quindi penso che sia un vecchio retaggio dell'HPS, Sì. che in base all'HPS, alla potenza 400-600 watt c'era più o meno aria, ma lo spazio magari era simile, e quindi come la dimensioniamo l'aria? Sì, beh, in questo caso insomma le indicazioni non è che siano proprio molto diverse da quello che succede con l'HPS, l'unica cosa, il cambiamento più principale è nella produzione di calore dei LED. Se consideriamo, che è più o meno l'unità di misura che si considera tutt'oggi, le British Thermal Unit BTU, vanno di pari passo, dipendono dal wattaggio del dispositivo. Qual è la differenza? Che un LED adesso copre un'area maggiore in proporzione con un wattaggio minore, quindi si dice che riscaldano meno perché riscaldano comunque un driver 600 per i LED, un driver e un alimentatore 600 HPS hanno una produzione pressoché identica. Che cosa cambia? Che con un HPS 600 prima coprivi 1 metro per 1 metro, 1,20 metri per 1,20 metri, con un LED puoi coprire fino a 1,5 metri per 1,5 metri, quindi diciamo che la diffusione del calore è minore. Però ecco, i parametri da tenere sotto controllo per tema Sono gli ventilazione, stessi. che sono temperatura e umidità, sono esattamente gli stessi. Ma infatti poi ci tengo a puntualizzare un attimino, perché il ricircolo dell'aria non si fa solo per il calore prodotto dalla lampada, ma si fa per far fare la fotosintesi alle piante, quindi è quello l'importante. Quindi secondo me va fatto in base allo spazio soprattutto, che non... E anche sia la quantità di piante. Esatto. No? Ecco, visto che sono tutti dimmerabili i LED, sempre 25, 50, 75, 100%, ci chiedono perché è meglio cambiare l'intensità della luce che invece alterare lo spettro luminoso nel caso dei LED? Sì, questa è una domanda molto interessante che ha tutto il senso di essere posta, anche perché se vedi l'offerta LED al momento sul mercato, diciamo che si possono fare tante divisioni dell'offerta sul mercato. Una di queste è le marche che offrono la possibilità di cambiare lo spettro luminoso e le marche che invece, come Lumatech,
consigliano di, anziché cambiare lo spettro luminoso, cambiare l'intensità. Perché abbiamo optato per questa scelta? Quando appunto un'obiezione al dire, per esempio, la risposta ufficiale più rapida sarebbe dato che la pianta, stiamo parlando di un essere vivente, il fatto di cambiare lo spettro luminoso in forma molto radicale per una fase e per l'altra ne priverebbe comunque di una parte dello spettro luminoso che comunque la pianta utilizzerebbe e continua utilizzando in ogni fase. Non è che la pianta, se cresce, vuole soltanto quei determinati, anche perché il sole poi è completo, quindi il sole è completo e non gli cambia la luce quando crescono e quando lì è soltanto le ore di luce che ci sono fuori. Però insomma, per tornare a noi, c'è anche un po', nel mercato si tende un po' a semplificare, no? Per esempio ci sono la descrizione dello spettro luminoso, no? E viene detto che cosa servono i blu, cosa servono i verdi, cosa serve. Per farla facile, in genere si parla di blu e verdi per germinazione e propagazione vegetativa e poi fioritura per il resto. In realtà è un pochino più complesso, c'è un'interrelazione tra tutti, per cui è molto più complesso. Non è proprio una cosa così diciamo univoca, questo serve per questo serve per quello. Adesso, per quanto riguarda i prodotti HID, si parla di uno spettro luminoso ovviamente molto meno completo, quindi qui direttamente i valori di blu e verdi non ci sono, per cui sì che è preferibile usare un MH per la vegetativa o una CMH, ancora meglio. Con il LED abbiamo a disposizione uno spettro luminoso estremamente completo, quindi un po' come succede in primavera, dove la pianta sta nascendo, la maggior parte delle piante stanno nascendo, però per fare un esempio e farti capire, l'intensità luminosa è minore, quindi la quantità di luce che dal sole arriva alla pianta è minore, però lo spettro è comunque quello, non cambia. Certo. Siccome stiamo riproducendo delle condizioni artificiali in un ambiente di coltivazione indoor, quello che consigliamo è di imitare un po' questo fenomeno, quindi proporzionare sempre alla pianta la qualità dello spettro luminoso sempre la stessa, giocare con la quantità che è quello più simile a quello che succede in natura, anche perché comunque abbiamo visto che il fatto di poter cambiare lo spettro luminoso e per esempio optare per dei fortissimi azzurri e verdi nella parte vegetativa per poi passare a uno spettro luminoso più incentrato sui gialli, arancioni e rossi nella parte di fioritura, potrebbe comunque creare dei risultati imprevisti, perché insomma stiamo comunque giocando, cioè, aspettandoci anche delle reazioni da parte di un organismo vivente che non è abituato ad avere un'alterazione così drastica della qualità dello spettro luminoso. Ma infatti sono d'accordo, perché mi sono imbattuto in una delle mie tante letture su una review appunto proprio sulla canapa, come la risposta allo spettro luminoso, ed è venuto fuori che anche lo spettro del verde è assorbito dalle piante. In realtà una volta si pensava che fosse completamente riflesso e invece non è vero, ci sono dei fotosistemi che lo assorbono, poi ancora tutto oggetto di studio. Però quindi sono d'accordo, perché lo spettro completo è più utile per le piante, quindi meglio secondo me dimmerare, di ridurre la potenza, visto che abbiamo piante giovani e non c'è necessità di 100% della potenza del letto. Sì, anche perché credo sia un'interpretazione forzata e anche un po' dettata dalla volontà di semplificare, quella di dire fioritura colore questo, crescita colore questa. Perché è un po' più facile da spiegare, diciamo, esatto. Però appunto sì, come dicevi tu, la cosa è molto più complessa. Molto più complessa. Fertilizzanti, umidità, irrigazione, ventilazione e C e pH e CO2 nel caso di usare i LED invece che l'HID. Semplificando, 1,5 in più. Ovviamente non si può, anche qui è molto complesso rispondere a una domanda del genere, ovviamente ogni sistema di coltivazione ha le troppi parametri da mettere insieme. Che cosa posso dire al rispetto? Con i LED stiamo stimolando il metabolismo della pianta molto di più rispetto a altre tecnologie, quindi ti puoi aspettare un metabolismo più rapido, comporta un assorbimento di sostanze nutritive e anche possibilmente una necessità di irrigazione più frequente rispetto a prima. Non c'è una formula specifica che possiamo dare a seconda di, anche lì dipende dalla genetica. Magari fosse così semplice.
Dipende anche da tantissimi fattori, da quello che si sta facendo, da che prodotti vengono usati. Spesso per esempio c'è stato segnalato dai growers che c'è una domanda di calcio e magnesio più alta nei LED rispetto all'HPS. Tenendo sotto controllo questo fenomeno, ma ancora non abbiamo, diciamo, una formula che ti dice hai bisogno di un 20% in più di calcio e magnesio rispetto di... Semplicemente all'inviare quanto più aumenti, stimoli il metabolismo della pianta, quanto più li devi, come dire, preparare le condizioni perché questo metabolismo si possa verificare in condizioni ottimali, quindi quello oltre tutti questi fattori anche, come probabilmente verrà anche le prossime domande, mi aspetto, arriveranno anche su quello che serve per sviluppare la fotosintesi, ovvero la CO2, anche quello è un valore che va tenuto sotto controllo perché appunto diciamo lo stimolo alle funzioni vitali della pianta è più elevato. No, certo, poi anche perché non è così semplice dare una risposta veramente a questa domanda, era veramente la domanda da $1.000.000, perché sono tutte cose da ricerca proprio, da ricerca da laboratorio, perché per rispondere bene andrebbe misurata la fotosintesi netta che fanno le piante, la traspirazione che fanno le piante con i diversi tipi di illuminazione, e gli strumenti per misurare queste cose non sono alla portata di tutti. E quindi per semplificare, anch'io sono d'accordo con quello che dici tu Marco, stiamo andando a stimolare il metabolismo e questo è indubbio, e quindi la pianta può supportare una nutrizione maggiore, quindi magari poter dare una fertilizzazione leggermente più alta, questo si può fare, come si può dare magari arricchire l'ambiente con CO2 in determinate condizioni, però poi rispondere veramente bene andrebbe guardato veramente ogni singolo caso e fare un po' delle prove, perché non sono risposte semplici queste. Siamo quasi arrivati alla fine, mancano le ultime 3 domande. Questo è un classico, però non ci stanchiamo mai di ripeterla. La distanza tra la luce e la pianta. Certo, noi consigliamo sempre di mantenere una distanza tra i 30 e i 50 cm, questo in qualsiasi momento dello sviluppo della pianta. Se uno volesse avere un'idea più precisa, sul nostro sito nelle schede tecniche dei prodotti abbiamo fatto dei rilevamenti da 15, 30, 50 e fino a 80 cm. Generalmente il 30-50 vale un po' per tutti i modelli di LED, nel caso del 1000 Extreme PPFD CO2, che è sicuramente il nostro LED più sperimentale, un po' più particolare, lì consigliamo che la distanza sia di 52 cm per i livelli di PPFD che abbiamo misurato. Però ovviamente questo resta, sappiamo bene che in questo settore ognuno cerca di sperimentare e fare tesoro delle proprie esperienze, quindi ecco, noi diamo quelle informazioni di base, poi ognuno è libero anche di optare. Posso solo commentare che ho visto negli ultimi mesi, anche a livello industriale, dove tutte queste condizioni di coltivazione vengono mantenute costanti e controllate, ho visto anche dei casi di distanze più ridotte. Non le consiglio ovviamente per evitare eventuali brutte sorprese, però ecco, non ho notato nessun segnale di stress o di risultato non desiderato particolare. Infatti poi, meno male, se uno esagera veramente con la vicinanza dell'illuminazione, le piante si stressano e si nota banalmente che la luce è troppo vicina, a quel punto si alza, bene o male, in modo un po' empirico si trova la distanza corretta. Comunque 30-50 rispetto alla lampadina la distanza minima di un LED è molto inferiore comunque. Certo. Prima di sperimentare ho visto anche casi direttamente di fiori toccare le barre, mi sembra veramente una cosa pericolosissima e indesiderabile, però guarda, ce l'ho lì da tante settimane, da così non succede niente. Non lo consiglio, non è consigliato, lo fare, ecco, però. Beh, con un HPS si bruciavano le piante, quindi uno si rendeva conto che era un po' troppo vicino, puzza di bruciato praticamente. L'intensità della luce è a seconda della fase di vita della pianta, quindi quando fare i vari cambi di step di regolazione fondamentalmente. La mia risposta è un po' della stessa natura di prima, sono indicazioni di base quelle che diamo. Dopodiché ognuno è libero di arrivare alla formula più precisa, ed è anche per questo che offriamo la possibilità di cambiare l'intensità per punti percentuali nella centralina di controllo. Però consigliamo che sia un 25% per le prime settimane, quindi germinazione,
inizio vegetativa. 50% per la vegetativa e 100% per la fioritura. C'è chi fa le prime 2 settimane di fioritura al 75%, poi passa, questo ovviamente resta un po', diciamo, nelle mani Scelta di ogni personale, grower. diciamo. Sì, però è 25 e 55. Perfetto. E ora questa è una domanda a cui tengo particolarmente perché è un nostro cliente e devo dire, forse il primo che ha acquistato l'Umatech, ha sempre creduto in voi appena sono usciti i primi LED, Per questo, l'Attis, subito non ha voluto sentire ragioni, l'ha dovuto provare, molto soddisfatto e fa una bella domanda tecnica, che lo contraddistinguono sempre queste domande tecniche. E vediamo un attimino di riassumerla perché è lunga. Lui dice che la CO2 giustamente sembra che la CO2 vada aggiunta sopra 1000 watt, visto che ci sono quei modelli di LED arricchimento di CO2 già integrato e sono tutti dai 1000 watt. Però giustamente chiede anche il resto delle condizioni, ovvero quanti micromoli, perché giustamente dice se una 400 watt, in questo caso una vecchia HPS anche, in un piccolo box potrebbe provvedere agli stessi valori alla distanza di 40 cm di una 1000 watt in un box più grande oppure a 1,5 metri dall'illuminazione. Quindi fondamentalmente chiede se una lampadina da 400 watt dà gli stessi micromoli in uno spazio piccolo a una distanza ravvicinata, anche in quel caso io posso fare la CO2. Quindi quali sono questi parametri che mi permettono di poter arricchire l'ambiente con la CO2? Certo, sì, questo con il LED, appunto, per quanto dicevamo prima, la questione del CO2 è stata, diciamo, è una delle cose su cui ci si sta focalizzando di più rispetto a prima. Cosa possiamo dire? Che tendenzialmente si consideravano che i valori per la fioritura espressi in ppf fossero tra i 750 e gli 850. Cosa succede? C'è da considerare che in condizioni normali normalmente le parti per milione di CO2 che sono nell'atmosfera sono tendenzialmente tra 750 e 800. Il punto di saturazione della cannabis è 1000 ppf, quindi in quel caso forse c'è la confusione tra il 1000 watt, no, più che altro sono i 1000 micromol. A partire da quel livello è consigliabile aggiungere CO2 in una percentuale di una relazione 1 a 1 tra ppf e ppm, parti per milione. Quindi in questo caso, se lui mi dice tra una 400 e una 1000, non è tanto una cosa che dipende dalla potenza del dispositivo quanto dal ppfd registrato, una determinata intensità e distanza. Quindi è molto probabile che con un 465 e un 1000 watt in due ambienti diversi, però con i dispositivi al 100% a determinate distanze, ci siano dei valori di ppf pressoché uguali. Quindi in quel caso sarebbe da consigliare l'aggiunta di CO2 aggiuntiva, mantenendo inizialmente una relazione di 1 a 1. Poi ovviamente questo, come dici tu, con la ventilazione comunque ovviamente c'è da aggiustare c'è da sistemare tutto il resto e non è semplice. Sì. Però quindi, scusa, mi sono forse un po' perso il valore di ppf, il livello di saturazione è 1000. È a 1000, sì. Quindi a partire da quello salire, in poi, dai 1000 ppf in su, è da considerare o usare l'aggiunta di CO2. Sì. Perfetto. Con questa relazione è 1 a 1 iniziale, quindi se hai un 1100 di micromol in quel momento, un 1100 di ppm. Bene, le domande le abbiamo finite, Marco, quindi direi che abbiamo risposto tutto, siamo stati anche abbastanza bravi secondo me, dai. E quindi niente, ti ringrazio per essere stato qui con noi, ci ha fatto veramente piacere. Sicuramente verranno fuori altre domande, quindi ti rinviteremo. Quello che voglio ricordare poi a tutti i nostri grower che ci seguono, a parte il solito pollicione, campanelle, quelle le sapete meglio voi di me, commentate, se avete altre domande scrivetele nei commenti del canale che o noi o direttamente Marco di Lumatech vi risponderemo. Quindi Marco, che dire, grazie mille. Grazie a voi, grazie Ale, grazie a tutti di MyGrass, grazie soprattutto ai grower sia per aver assistito al video ma anche per la fiducia che avete dimostrato in Lumatech in questi mesi. Come diceva Ale, benvenute siano altre domande, restiamo in contatto, potete scrivere direttamente a noi attraverso la nostra pagina web o anche commentare e rispondere a questo video, risponderò io più che volentieri. Grazie ancora e speriamo di rivederci presto. Certo, magari senza più la pandemia, facciamo qualche fiera. Ciao Marco e ciao ragazzi, ciao.